Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Joel e oggi torno con un nuovo video, un video molto speciale perché secondo me incarna tutte le motivazioni per la quale ho deciso di aprire questo canale. In primis la volontà di discutere insieme ad altre persone e avere anche dei pareri diversi, simili ai miei, sugli argomenti che amo, che nello specifico sono la letteratura e il cinema, e oggi parleremo proprio di questo, ma poi anche per darmi l'occasione non solo di raccontare e quindi incuriosire anche gli altri, ma proprio di approfondire in un luogo in cui posso essere sì preciso e puntuale, ma in realtà anche me stesso e quindi il più naturale possibile. E proprio unendo queste cose oggi vi parlo non solo di una lettura ma anche di un film che ho visto proprio a modo mio, mantenendo il mio stile, che spero non solo possa aggiungere qualcosa su tutto ciò che di complesso è già stato detto su queste opere, ma magari al contrario anche semplificarle e rendervele più umane. Le opere in questione sono un libro e il film tratto da questo libro, nello specifico Satan Tango. Va detto che varie persone si avvicinano a soprattutto il film dopo un lungo percorso in cui non ci si rapporta più al cinema e non si guarda più un film semplicemente per intrattenersi o passare del tempo, ma si perde quella cosa per acquisirne un'altra. È la nostra curiosità che diventa a tal punto morbosa che ci porta anche negli anfratti di quest'arte, andando a cercare qualcosa che ci possa stupire dopo la visione, no, di centinaia e centinaia di film. Nello specifico, ad un certo punto, quando si è veramente dei cinefili, ma forse anche prima, non si può non sentire nominare Satan Tango, film noto perché dura all'incirca 7 ore. Parleremo successivamente in realtà della vera durata, tolti i crediti iniziali e finali e vari titoli, ma in realtà proprio questo il motivo. Un film mastodontico diretto da un grande regista che ci ha lasciato in realtà sfortunatamente qualche mese fa, ovvero Béla Tarr. Il mio percorso per arrivare a quest'opera in realtà è stato un po' diverso, perché sì, di Béla Tarr avevo già visto Il Cavallo di Torino, altro film su cui magari lavorerò un giorno, ma in realtà è stato il Nobel vinto nell'ottobre del 2025 di Laszlo Krasnoarkai a portarmi non solo alla lettura di questo testo ma anche alla visione del film che mio fratello aveva già visto e alla quale tra l'altro dedico questo video, che mi era stato appunto nominato più e più volte ma che ho recuperato solo adesso. Quindi potremmo dire che le due motivazioni sono state sì la mia passione per il cinema, ma in realtà due: il Nobel vinto nel 2025 da questo autore ungherese e poi successivamente la morte di Béla Tarr. E quindi unendo le due cose sono arrivato prima alla lettura del testo e poi alla visione del film. Satan Tango è diventato addirittura un modo di dire, si dice questo è il mio Satan Tango per riferirsi a un'opera gigantesca che ha richiesto tantissimo tempo e soprattutto molto molto lunga, ma in realtà quest'opera è un approfondire ciò che siamo dal punto di vista più brutale possibile. Per darvi un'idea del film, parto subito dicendovi che fu diretto nel 1994, richiese tantissimi giorni per essere girato. Come vi dicevo, la durata è molto lunga, stiamo parlando di 439 minuti, che però se tolti i titoli iniziali, i titoli di coda e i vari titoli, perché l'opera è divisa anche da titoletti, arriva a 425. La particolarità però è che questi 425 minuti sono divisi semplicemente da 156 scene, e se facciamo un calcolo dividendo questi 425 minuti per 156, in realtà scopriremo che in media più o meno le scene durano poco più di 2 minuti e mezzo. E qual è la particolarità? È che in realtà se le paragoniamo alle scene che in un qualsiasi film più o meno durano in media 2,5 secondi, ci troviamo di fronte a qualcosa di ovviamente molto molto diverso. È un cinema, quello di Béla Tarr, estremamente connesso alla realtà da un punto di vista temporale, lo scopriremo dopo, diretto e registrato sempre in bianco e nero con la pellicola 35 mm, che considerate pone anche un limite. Ecco perché molte dei lunghi piani sequenza che ci sono durano in realtà al massimo 12 minuti, in quanto poi la bobina finiva e quindi non si poteva andare oltre quel minutaggio, anche se poi in realtà troviamo anche delle scene molto molto brevi all'interno del film. Un primo piano sul volto dura circa 10 secondi, c'è proprio una sezione diretta come se fosse un film normale. Qual è il vero motivo per soffermarsi sulla durata? Perché in realtà che il film duri 7 ore e mezza si può stupire, però cosa ci vuole dire? È ovvio che un regista che conosce il cinema molto meglio di noi, che lo fa addirittura, sa che i film durano in circa 90 minuti o si avvicinano alle 2 ore, fanno uno di 7 e mezza, soprattutto nel 94 in cui le serie TV erano ancora pochissime, stupisce. Quindi non è semplicemente una casualità, ma ovviamente una scelta dipesa dal fatto che Béla Tarr in realtà fa un ragionamento contrario a quello che faremo noi oggi, ma secondo me è molto molto sensato. Cioè lui dice, di norma nel cinema per far durare le scene 2,5 secondi, no, di media, cosa si fa? Si fa semplicemente
semplicemente c'è un personaggio che entra, dice ciao, taglio, un altro personaggio che risponde ciao, taglio di nuovo, e quindi ci sono vari cambi scena, vari punti di vista e prospettive, che però in realtà, se ci pensate bene, si allontanano moltissimo dalla realtà. In che senso? Nel senso che la realtà non è mai così, è letteralmente composta da tempi morti che in realtà nel cinema vengono ridotti o molto spesso raccontati brevemente. Quindi il tentativo di Bélatar diventa qualcos'altro, e in realtà soffermarsi sul tempo necessario proprio per capire non solo l'ambiente in cui si trovano i personaggi, ma anche quanto sono assorti in un determinato pensiero, oppure proprio dare tempo ai personaggi per comprendersi. Quindi questi lunghi piani sequenza in realtà diventano qualcos'altro che secondo me innovano moltissimo, soprattutto considerando, no, l'epoca in cui viviamo adesso, in cui c'è l'estrema rapidità richiesta in ogni ambito. In realtà il rallentare è un aggrapparsi alla realtà. Io mentre vedevo questo film ho ripensato molto a giornate in cui sentivo che il tempo non passasse mai. Nello specifico giornate in cui in passato facevo un lavoro fisico legato proprio alla terra, e lì proprio ricordo la mia volontà che il tempo passasse e il mio inesorabile tentativo reso inutile di velocizzare il tutto, quando in realtà proprio mentre vivi la vita pienamente il tempo si rivela per quello che è, qualcosa che sì, passa, ma in realtà può sia metterci tantissimo che pochissimo, dipendendo da quello che stiamo facendo. E in realtà questi personaggi che troviamo all'interno di questa opera sono sempre succubi del tempo, che sì, è preciso, ma allo stesso tempo, proprio per la sua natura, li porta a decadere pian piano. Quello che fa Bélatar nel film è proprio mostrarci come la morte non è niente di legato all'Apocalisse, no? Se uno pensa all'Apocalisse di Michelangelo, il giudizio universale, uno la guarda e dice mamma mia, questa sarà la morte, fuochi d'artificio, sgozzamenti, immagini, e in realtà troppo forti per quello che è la morte in verità, cioè un lento prosciugamento delle nostre membra fino proprio ad una morte che in realtà non ha niente di epico, ma solo qualcosa di squallido. E perché questa introduzione ci è utile? Perché se ci spostiamo nel libro in realtà troviamo qualcosa di molto simile. Intanto va detto che lo scrittore ungherese e Bélatar lavorarono insieme per tantissimi anni, più di 20, e quindi ovviamente si influenzarono a vicenda, ma nel libro Satantango troviamo, poi nel tutto lo stile del premio Nobel ungherese, per tutto il tempo delle lunghissime frasi, che proprio ho visto anche delle interviste in cui lo scrittore dice che immagina completamente insieme, che diventano, da quanto sono lunghe, quasi asfissianti. È un lungo periodo che si ripropone all'interno di tutto il libro, che descrive, aggiunge, fino a quando tu a un certo punto, senza fiato, soccombi come i personaggi al suo interno. Ma secondo me è di nuovo importante soffermarci anche sul fatto che in realtà, non esistendo una giusta lunghezza di una frase, perché se io vi chiedo quanto dovrebbe essere lunga una frase di un romanzo, in realtà non c'è un numero preciso, allo stesso modo il ragionamento può essere traslato nel cinema. Non essendoci una lunghezza, in realtà non si potrebbe parlare di scena corta, scena lunga, frase breve o frase lunga, ma in realtà semplicemente di quanto ci si vuole attenere alla realtà e all'oggettività dei fatti. E quindi queste lunghe frasi sono un'occasione, tanto quanto lo sono quelle lunghe scene, per guardare quanto è noiosa, turpe e grigia la vita. Fa ridere, perché uno dice aspetta, ma io in realtà cosa voglio veramente dal cinema e dalla letteratura? E questo è uno schiaffo che riceviamo, che ci ricorda che ciò che cerchiamo è una via di fuga, ma quando ci viene messo davanti uno specchio del genere ritorniamo sui nostri passi e ci fermiamo a pensare in modo diverso. Ecco perché vivere questa esperienza, un film così lungo, un libro così complesso, è un'occasione, almeno secondo me. Ma ovviamente sono qui anche per darvi degli esempi. Nello specifico parto subito leggendovi una frase presa dal libro che vi fa capire la lunghezza che troverete al suo interno. Irmias scuote il fango che pesa come piombo sulle sue scarpe, si schiarisce la gola, apre piano la porta e la pioggia torna nuovamente a scrosciare. A oriente il cielo si schiarisce con la velocità di un ricordo e tinto di rosso e azzurro mattutino si appoggia all'orizzonte ondeggiante, mentre con la stessa misera tristezza del mendicante che tutte le mattine si arrampica sugli scalini della chiesa, si alza anche il sole, in modo da poter creare le ombre per separare gli alberi, la terra, il cielo, gli animali e le persone, da quella compagine indistinta in cui sono rimasti invischiati come mosche nella rete, e fa in tempo a vedere la notte che scappa verso il bordo opposto del cielo, mentre
mentre tutte le spaventose creature del suo seguito si tuffano in fila dietro l'orizzonte occidentale, come un esercito disperato, disperso, sconfitto. Ecco, vedete, qui siamo di fronte a circa 10 righe che vanno a formare una lunga frase che però descrive con chiarezza e secondo me anche con una eleganza unica la situazione in cui si trovano questi personaggi disperati. La disperazione all'interno di questo libro viene descritta in realtà semplicemente, ci troviamo di fronte a dei personaggi completamente abbandonati a loro stessi, che però si rendono conto tutti a modo loro che la disperazione non è qualcosa di individuale. Essendo anche loro circondati da persone che soffrono, capiscono che la sofferenza è una dinamica umana, che nel loro caso è esasperata. C'è pochissimo che salva dalla monotonia, dalla fame e dalla polvere. Sto pensando a poche scene in cui i personaggi ballano, tra l'altro poi chiudo parentesi, il tango, ballando io anche tango, posso dirvelo, in realtà è un tango strano, si parla più di una danza col diavolo, un vorticoso e vertiginoso ballo da ubriachi con il male piuttosto che un ballo col tango. Sì, molto spesso viene citata la ripetitività dei passi, il fatto che si va avanti, si torna indietro, ma in realtà secondo me dovrebbe essere letta più così. La sensualità di cui si parla è una sensualità viziata, malata, che porta a brevi attimi di illusione che però ti fanno scaraventare ancora più in basso nel momento in cui torni indietro, e proprio ritroviamo questo progredire, questo cerchio che viene sia descritto nell'andata ma poi anche nel ritorno, finendo però sempre allo stesso punto, che ecco perché richiama così tanta disperazione. Ma come vi dicevo, tutti i personaggi del libro si rendono conto proprio di questa cosa qui, non è la loro vita ma è la vita stessa. E per farvi un esempio vi leggo questa parte qui. Signora Schmidt annusò l'aria. Che odore è questo? Prima non si sentiva, chiese sorpresa. Sono solo i ragni o l'olio. Immaginate la puzza di ragno, tra l'altro ragni su cui torneremo tra poco. Rispose con voce melliflua l'oste e si inginocchiò davanti alla stufa a olio per accendere. La signora Schmidt scosse la testa, annusò la parte alta del proprio giaccone, poi quella bassa, annusò la sedia, poi si inginocchiò e continuò ad ispezionare tutto con cura. Il viso stava ormai quasi per strisciare sul pavimento quando improvvisamente si rialzò e dichiarò: è la terra. Il puzzo e il lezzo proviene dalla terra. Non sono i suoi vestiti, non è qualcosa lasciato in disparte dall'oste, non è colpa di nessuno, è proprio la terra che puzza. Ma che cos'è la puzza? In realtà, se ci pensate, è qualcosa che tormenta, è una sorta di sì odore, ma potrebbe essere un suono, potrebbe essere qualcosa che vediamo che per tutto il tempo ci fa sprofondare verso il basso e non ci fa mai vivere con tranquillità. A me piace molto questa metafora della puzza perché è proprio questione del fatto che la puzza è qualcosa che nel momento in cui la senti tu puoi fare qualsiasi altra cosa, ma c'hai quel fastidio continuo che quindi anche se tu vai avanti con la tua vita tu hai un pensiero fisso, e questo pensiero fisso secondo me è descritto magistralmente all'interno del film e del libro, proprio perché quando si è veramente poveri, quando si sopravvive e basta, si ha per tutto tempo un pensiero solo, che è quello dei soldi, no? È quello del togliersi la fame. E questo proprio pensiero diventa un leitmotiv, diventa una sorta di acufene che per tutto il tempo ci disturba. E nonostante i personaggi capiscano che questa sia la situazione, dando la colpa all'universo o alla terra, ecco qua stiamo parlando veramente di un nichilismo che poi con l'esempio finale che vi farò verrà veramente squadernato del tutto. Ma qui siamo di fronte a delle persone che sono talmente abbandonate al destino e a quello che è la vita, che in realtà poi pensano semplicemente a riversare questo odio sugli altri. Perché però? Perché non c'è nessuno che sta meglio tra di loro, e quindi a un certo punto diventa non un aiutarsi ma un tutto contro tutti, perché l'aiuto può arrivare solo da una persona che almeno un po' meglio di te sta, ma qua stanno tutti male allo stesso modo. E per darvi un esempio vi leggo questo momento in cui un altro dei protagonisti è ossessionato dalla presenza dei ragni in casa sua. A suo tempo, pochi giorni prima dell'apertura infatti, e subito dopo essersi ripreso dallo sgomento, aveva provato con ogni possibile mezzo a sterminare quelle bestiacce, sta parlando dei ragni, ma alla fine aveva dovuto capire che tutto era inutile, non aveva speranze, e quindi l'unica cosa rimasta da fare era tornare a parlare con il crucco per cercare almeno di convincerlo ad abbassare un poco il prezzo. Che significa? A un certo punto questo personaggio
è assalito da ragni che creano lunghe ragnatele all'interno della sua casa. E lui ci prova talmente tanto a toglierle che però a un certo punto arriva alla conclusione del fatto che questi ragni ci saranno. E l'unica cosa che può fare è ricercare un altro essere umano e sfogarsi su di lui chiedendogli di abbassare l'affitto. Ecco il ragionamento che viene fatto. La terra puzza, i ragni ci sono, cosa fare? Litigare con qualcun altro. Ecco perché poi anche il casus belli del libro, che in realtà è una questione economica, perché i personaggi prima perdono tutto quello che hanno in quanto la fattoria dove lavoravano collettiva viene chiusa e quindi sono tutti disperati e hanno dei piccoli soldi che però decideranno di investire nel momento in cui una sorta di messia con il suo carisma li convincerà ad aprirne un'altra, ma vi lascio scoprire il tutto nel film e nel libro. Ma proprio questo racconto, questa situazione ci fa capire in che modo, una volta compresa l'insensatezza dell'universo e la cattiveria insita non solo nell'uomo ma anche proprio nella natura, come vivere. Non si può che essere abbandonati a se stessi e quindi cercare in tutti i modi di lottare, ma non si può che finire per lottare con gli altri, che però in realtà sono nella nostra stessa situazione, quindi anche lo sconfiggere loro in realtà non aiuterà nessuno. Ma vi leggo un altro esempio, qui siamo sempre con Futaki, la persona che cercava in tutti i modi di togliere le ragnatele, che esce per un attimo a fare pipì e sentite che ragionamento fa. Con la testa che gli vorticava si appoggiò al muro della cosma, respinse l'offerta dell'oste e rimase lì stordito e svuotato. Sotto quella forza spietata, sta piovendo terribilmente fuori. Vedeva ma non capiva il mondo che vacillava intorno a lui, finché dopo un'altra mezz'ora la pioggia non l'aveva lavato quasi completamente e tutto a un tratto si rese conto di essere sobrio. Girò l'angolo dell'edificio, si accostò a una cacia spoglia per pisciare e intanto alzò lo sguardo al cielo. Si sentì piccolo e impotente. E mentre il piscio sgorgava quasi inesauribile fuori da lui con forza virile, fu sopraffatto dalla tristezza. Caparbio continuò a scrutare il cielo sopra di sé, rimuginando sul fatto che doveva pur finire da qualche parte, seppure in un punto lontanissimo, quel firmamento celeste perennemente teso sopra di loro, poiché qui tutto a una fine prestabilita. Come in un porcile, pensò con la testa che ancora gli ronzava: nasciamo dentro un mondo recintato e come i maiali che si rotolano nel proprio sotsume, neanche noi sappiamo a cosa serva tutta questa mischia intorno alle mammelle che ci nutrono. Che senso abbia questo perpetuo corpo a corpo nella corsia che porta alla mangiatoia o la lotta per i giacigli al tramonto? Si abbottonò e si spostò più in là finché l'acqua gli arrivasse addosso. Lava, lava, lava pure queste vecchie ossa, bofonchiò con amarezza, lavale pure, tanto questo vecchio piscione ormai non durerà più a lungo. Disperazione totale, cosmica, che sfocia in un tentativo naif, stupido e lascivo di farsi lavare da questa pioggia, che in realtà però non può penetrare la pelle, quindi non può cancellare né il dolore né la disperazione che Futaki sta vivendo in questo momento. E stava lì fermo immobile, con gli occhi chiusi, la testa reclinata indietro perché avrebbe tanto voluto liberarsi di quel desiderio testardo che continuava a erompere in superficie, di apprendere finalmente, almeno adesso, nei suoi ultimi anni, a cosa serviva in fin dei conti questo Futaki. Perché la cosa migliore ormai sarebbe stata rassegnarsi al fatto che sarebbe caduto nella fossa con la stessa ottusa remissione con la quale era piombato su questa terra, come un neonato urlante. Pensò di nuovo al porcile e ai maiali, perché sentì, anche se sarebbe stato difficile ora, con quella lingua riarsa, trasformare in parole una simile riflessione, che come loro non hanno alcun sentore del fatto che la provvidenza oscillante sopra la loro placida, in quanto ripetitiva quotidianità, non è altro che un raggio di luce, in un'inevitabile ora di prima mattina, che si riflette sull'acciaio del coltello da macellaio. Allo stesso modo, nemmeno noi abbiamo alcuna idea, né mai potremo averla, del perché di questo terrificante, in quanto incomprensibile, addio. E non c'era alcun aiuto, non v'era alcuna via di fuga, scosse la testa arruffata intristendosi, perché nessuno poteva capacitarsi veramente che io, pur potendo e volendo vivere fino alla fine dei tempi, invece devo, per qualche motivo, sparire da qui, finire laggiù in mezzo ai vermi, nella melma buia e puzzolente. Tutti questi discorsi che però vi ho fatto, ovvero del sentirsi abbandonati non solo da se stessi ma anche dall'intero universo, sfocia secondo me in un episodio
iconico presente sia all'interno del film ma anche all'interno del libro, che però devo dirvi è molto pesante. Io in realtà l'ho letto e visto qualche giorno fa e non riesco a togliermelo dalla testa, quindi magari per i più sensibili vi consiglio di magari spegnere quel video, in quanto stiamo parlando di un episodio in cui non c'è solo violenza sugli animali ma anche violenza su se stessi, e devo dire proprio una parte molto molto complessa da leggere ma anche da vedere. In realtà il film paradossalmente è un po' edulcorato, ma il libro sprofonda in una dimensione che devo dire rattrista molto ed è anche pesante da leggere. Nello specifico sto parlando dell'episodio della bambina con il gatto. Esti, che è una povera bambina che abita nello stesso villaggio di Futaki, la signora Smith e degli altri personaggi che ritroviamo all'interno di questo libro, ma forse ha un ruolo diverso dagli altri perché lei diventa ad un certo punto simbolo di cosa significa vedersi la vita strappata dalle mani, simbolo di cosa significa avere una mano sopra la bocca che ti silenzia e che non ti permette non solo di raccontarti ma anche di chiedere scusa o d'aiuto. Provo a raccontarvi la sua situazione e quello che accade all'interno del film e del libro. Essi, che è una povera bambina che ha perso il padre, vive con una madre violenta, volgare, e dei suoi fratelli, nello specifico uno, Sani, un fratello maggiore che lei ama con tutto il cuore, che forse sostituisce alla figura del padre, in quanto la madre è completamente disinteressata alla sua sorte, anche date le condizioni della famiglia. Non si è più un individuo che ha aiuto, ma è una collettività dove le singole problematiche vengono dimenticate. Lei, per staccarsi un po' da questo mondo, trova un piccolo rifugio che in realtà era proprio stato costruito inizialmente dal padre, che però non riuscì a concludere il progetto, e una volta che inizia a familiarizzare con questo luogo cerca anche di abbellirlo nei semplici modi che ha. Solo lì in alto, in quel rifugio un tempo riservato ai piccioni, si sentiva al sicuro. Lì non era necessario giocare, lì non c'erano porte dalle quali si poteva entrare. Era stato suo padre a suo tempo a inchiodare nella porta come primo passo di un progetto che ormai sarebbe rimasto per sempre sconosciuto. Non c'erano finestre dalle quali si poteva guardare, e per quanto concerneva la fessura sporgente dei piccioni, era stata lei stessa a chiuderla fissandoci con le puntine 2 fotografie a colore ritagliate dal giornale, con lo scopo di rendere bello il panorama. Una spiaggia al tramonto in una, un monte innevato e un cervo in primo piano sull'altra. Hastings, che però in quei giorni, oltre a rifugiarsi, inizia a notare qualcosa di molto strano che la stupisce. Il fratello, al contrario di trattarla male come sempre, sembra più amorevole, il che per lei è estremamente strano. Non capisce cosa sta succedendo, soprattutto quando poi lui, durante una delle colazioni che facevano insieme, le regala una barretta, gesto che per lei è enorme, le riempie il cuore, ma comunque la fa stare un po' sull'attenti perché non riesce a capacitarsene. Non solo questo, però, a un certo punto il fratello le dice di avere escogitato un modo per salvare tutti quanti. Le dice: guarda, io so di un trucco per moltiplicare i soldi, trucco che poi tra l'altro ci rimanda al trucco per eccellenza, no? Che è quello di Pinocchio, no? In cui il gatto e la volpe gli dicono: sotterra i tuoi 3 denari, il giorno dopo crescerà un albero pieno di soldi. Ed è la stessa identica cosa, che mette anche l'evidenza sull'ingenuità dei bambini, che quando viene tradita è in realtà anche una delle cose che mi ha reso più pesante la lettura. E lei è completamente stupita dalla richiesta di suo fratello, e non perché la ritenga folle, ma perché lei finalmente può fare qualcosa con lui. E non solo questo, lui addirittura ha deciso di confidarsi con lei. Non trovò invece alcuna spiegazione del motivo di questa improvvisa iniziazione, con cosa cioè si fosse guadagnata la pericolosa fiducia del fratello, e soprattutto perché lui si prendesse il rischio del fallimento, considerato che di sicuro non poteva pensare seriamente che la sorella sarebbe mai riuscita a realizzare il motto di coraggio, durezza e vittoria. D'altra parte Hastings supponeva che in fondo a ogni maltrattamento e brutalità, a ogni gesto crudele del fratello, dovesse esserci quel principio programmatico. Non poteva infatti dimenticare che alcune volte, quando era stata malata, Sani le aveva permesso di stringersi a lui nel lettino della cucina, e in un caso aveva addirittura tollerato che lei lo abbracciasse addormentandoglisi addosso. Quando anni addietro, al funerale del padre, aveva capito che la morte, che era l'unica strada che conduceva agli angeli, non sottostava alla sola volontà del Signore, ma era anche possibile ottenerla per scelta, aveva deciso di scoprire senza indugio che cosa fare per raggiungere quello scopo, e anche in quell'occasione era stato proprio il fratello a illuminarla.
Da sola non sarebbe mai arrivata a nulla, senza il fratello non avrebbe mai scoperto cosa bisogna fare, neanche nel caso in cui fosse riuscita a capire che anche il veleno per topi poteva fare a caso suo. Lei è estremamente grata al fratello per tante motivazioni e tante piccolezze, no? Viste da fuori, no? Chi è che le legge, un abbraccio magari può darlo per scontato. A lei in realtà basta questo, abbracciarlo nel momento in cui sta male, e non avrebbe mai immaginato che il suo tesoretto che aveva raccolto in tutti questi mesi potesse diventare un legame, no? Tra lei e suo fratello, soprattutto perché lei l'avrebbe voluto comunque donare a lui, ma si vergognava del fatto di aver nascosto fino a quel momento tutti i soldi che aveva risparmiato e quindi non sapeva bene come fare. Tutto sembra risolversi di fronte a lei. Quindi prendono questo tesoretto, scavano una fossa, lo inseriscono, mettono un bastone, lui dice guarda devi annaffiarlo 2 volte al giorno, e lei inizia a contare i giorni, non sta più nella pelle nel pensare a quel momento in cui finalmente tutto si potrà risolvere, ma succede anche qualcos'altro. E qui il tutto viene descritto bene nel film, ma nel libro è veramente atroce questa parte della lettura. Cioè lei vuole fare anche un altro dono al fratello, un dono dovuto alla sua volontà di dimostrarsi forte come lui. Lei inizia a usare la sua forza nei confronti del suo gattino che si chiama Mikur. Lo prende, lo porta nel suo ripostiglio e vuole mostrargli tutta la sua forza, no? Prima giocandoci in modo violento e successivamente aumentando il livello di questa violenza. Devo dire, nel film è stato atroce, sono anche andato a rivedermi in realtà come hanno fatto tutta la scena, è già pesante all'inizio, ma poi ovviamente ho visto che hanno sedato il gatto, ma nel libro raggiungiamo veramente un livello di pesantezza che ho ritrovato poche volte, soprattutto poi con quello che succede dopo in altri libri e nella letteratura in sé. Ecco perché dico che comunque è una parte un po' complessa, ma vado a leggerla per quelli di voi che sono curiosi di vedere la contrapposizione tra il film, che ripeto è molto più edulcorato, e il libro. Un gatto nero era seduto sul tavolo della cucina e leccava felice la peperonata rimasta nel pentolone rosso. Il coperchio era rotolato nell'angolo. «Oh, Mikur!» Senza far rumore aprì la porta, spinse il gatto sul pavimento, rimise il coperchio sulla pentola e in quel momento le venne un'idea. Si girò lentamente cercando Mikur con lo sguardo. «Io sono più forte», pensò ad un tratto. Il gatto corse da lei, si strisciò alle sue gambe e Hastings si avvicinò in punta dei piedi all'attaccapanni. Poi con il retino verde in mano si diresse verso il gatto. «Su, vieni qui». Mikur obbediente si avvicinò e si lasciò mettere nella rete da Estiche. La sua docilità non durò a lungo. Appena le zampe che spuntavano dai buchi non trovarono più terreno solido su cui appoggiarsi, si rimise a miagolare spaventato. Inizia così, quindi intrappola il gatto, ma poi viene fermata in quanto sentono dei rumori, gli dicono vai a giocare, vai fuori, lei esce fuori, libera il gatto ma continua. Liberò Mikur il gatto dallo scintillante manto nero, corse subito alla fessura, poi con circospezione annusò tutto intorno e fece il giro della soffitta. A volte alzava la testa di scatto, tendendo le orecchie al silenzio, poi si strusciò le gambe di Estica, alzando la scivola coda. Infine, quando la padrona si mise seduta davanti alla finestra, le saltò in grembo. «Sei spacciato», sussurrò Estiche, e Mikur iniziò a fare amichevolmente le fusa. «Non credere che mi dispiacerà per te. Certo, ti puoi difendere se ne sei capace, ma tanto...» Mise giù il gatto, si avvicinò alla fessura e con alcune assi appoggiate alle travi sbarrò l'uscita. Aspettò un poco affinché i suoi occhi si abituassero all'oscurità, poi lentamente si avvicinò a Mikur. Lei inizia a scaraventare questo gatto, che però perché ci serve secondo me questo riferimento? Perché in realtà è molto collegato a tutto quello che succederà dopo e che succede all'interno del libro, cioè la promessa che fa il fratello è quella che farà successivamente il personaggio salvifico, no? Di moltiplicare i pochi soldi che questi poveracci hanno tenuto nascosto per tutto questo tempo, ed è collegato ovviamente anche di conseguenza al tradimento che c'è dopo. Parlo di un tradimento talmente doloroso come in questo caso, che ribadisce lo scopo di quest'opera, ovvero quello di far vedere come sia inesorabilmente inutile questo districarsi dell'umano, no? E quindi abbiamo un passaggio tra il giovane ragazzo che si sfoga sulla bambina, la bambina che si sfoga sul gatto, il gatto che come vedrete tra poco morirà, la bambina che tornata dal fratello e scoprendo il tradimento deciderà di morire a sua volta. E qui tutto questo è un piccolo globo che però poi rimanda alla storia principale, ma vado avanti. Guardò risoluta Mikur che con il pelo rizzato e pronto a saltare si era rintanato in uno degli angoli e la fissava con occhi che lampeggiavano in modo strano. Che cosa poteva fare? Doveva provare ancora, ma come? Fece una smorfia tremenda, facendo finta di voler attaccare il gatto, al che quello quasi volò nell'angolo opposto.
In seguito bastava che lei facesse un mezzo movimento o accennasse appena un gesto improvviso, alzasse la mano, sbattesse il piede, saltasse un po' più vicino a lui, che Mikur, con disperazione e foga crescente, si buttasse nell'angolo che gli sembrava più lontano e protetto, senza nemmeno più preoccuparsi di scorticarsi sui chiodi o sulle spranghe che spuntavano dalle travi, o di scontrarsi contro le tegole, le travi di colmo o le assi sopra l'uscita. Entrambi sapevano con certezza mortale dove era l'altro. Fissando il luccichio fosforescente degli occhi del gatto, si rese conto di una cosa che fino ad allora non aveva considerato. Vide in quella luce la paura, l'impotente dimenarsi dell'altro, la disperazione arrivata ormai a un passo dal rivoltarsi verso se stessa, con l'ultima speranza di offrirsi come preda per potersi, forse, salvare. E quegli occhi, come una torcia che fende il buio, di colpo illuminarono i minuti appena passati, i momenti a volte slegati, a volte congiunti della loro lotta assassina, ed Estiche si rese conto, impotente, che quanto egli era cresciuto con tanta lentezza e sofferenza, ora si stava bruscamente sgonfiando. Questa ricerca malata di felicità ed orgoglio in realtà sta passando. Lei si sta rendendo piano piano conto che lei sta facendo male ad un altro debole, ad un altro incapace, ad un altro ignaro, tanto quanto lo è lei. Sarebbe stato del tutto inutile cercare di avvicinarsi al gatto per accarezzarlo. Mikur sarebbe scappato, e da allora sarebbe stato sempre così, in eterno. Sarebbe stato inutile chiamarlo, vezzeggiarlo, prenderlo in grembo. Mikur sarebbe sempre stato sul chi vive, nei suoi occhi sarebbe rimasta la memoria indelebile e spaventosa di quella loro avventura mortale, quasi a volerla costringere a fare il gesto definitivo. Helsinki aveva creduto che solo la sconfitta fosse insopportabile, ma ora capì che era insopportabile anche la vittoria, perché in quell'orribile lotta la cosa vergognosa non era che fosse stata lei ad avere la meglio, ma che non ci fosse stata nemmeno la possibilità di una sua sconfitta. E a questo punto, momento in cui il tutto si sta per sgonfiare, l'ennesima beffa e l'ennesima parte, devo dire, è veramente complesso anche per me leggere questa parte qui. C'è nel momento in cui il gattino, così spaventato, stanco, in realtà fa la pipì e fa la cacca, e lei gli dice: hai fatto la cacca, grida poi arrabbiata con tono di rimprovero, hai usato fare la cacca, e riparte. La puzza in un attimo riempie il locale, Esti che trattiene il fiato e si china sopra il mucchietto, ci ha pure pisciato sopra. Lei è sconvolta di fronte a questa ennesima prova di debolezza e riparte. Inizia a definire questo gatto in modo atroce, una bestia merdosa, e ha un'idea: scende, prende del latte, ci inserisce all'interno il veleno per topi, che lei sa che funziona e che può uccidere proprio perché gliel'ha detto fratello, che per raggiungere gli angeli si può fare in questo modo. Mescola il tutto e mette la bacinella di fronte al gatto, che si avvicina a questa bacinella e viene costretto a inserire il suo musetto al suo interno fino alla morte. Che cosa c'è? Non hai fame? Prova a chiamarlo con voce melliflua, ma tutto ciò che riuscì a ottenere fu che il gatto non scappava subito appena la padrona si avvicinava, finché arrivò il momento giusto. Mikur, forse assoggettato per un istante da quella voce carezzevole, lasciò che Estiche si accostasse ancora di più, al che lei come un lampo gli si buttò addosso. Prima lo strinse sul pavimento, poi, facendo attenzione per evitare che potesse usare le unghie, lo alzò e lo trascinò al piattino già preparato sotto la minestra. Mangia, una cosina buona, intimò con voce tremante, e con un unico gesto deciso tuffò la testa del gatto nel latte. Sarebbe stato del tutto inutile che Mikur cercasse di liberarsi, e come se avesse in effetti capito che lottare non sarebbe servito, non si mosse più, tanto che, quando la padrona lo lasciò, non avrebbe saputo dire se fosse affogato o se faceva solo finta, perché il gatto rimase allungato immobile accanto al piatto vuoto, come se la vita l'avesse abbandonato. La bambina arretra lentamente, prende il corpo del gattino e fieramente va a cercare il fratello con questo gatto, ma prima di farlo si ferma per un attimo a vedere qual era la situazione del suo tesoretto lasciato a crescere. Scopre che quel bastone che avevano posizionato era stato spezzato e che tutti i soldi erano stati rubati. Si rivolge al fratello dopo averlo cercato a lungo, dopo aver abbandonato il corpo del gatto in un altro luogo, e gli spiega tutto, gli dice cosa è successo, gli dice: guarda, non ci sono più soldi, hanno distrutto tutto quanto. E il fratello, con rabbia e tornato poi anche sprezzante come era il suo solito, gli risponde: mi servivano i soldi. E allora fece una piccola pausa, ma la sorellina rimase immobile. E comunque, qui c'è una bestemmia, quei soldi sono miei, chiaro? Estinche annui impaurita. Quei soldi erano miei anche prima. Come hai osato nascondermeli? E ghignò soddisfatto.
Dovresti essere contenta che te la cavi così. Potevo prenderli e basta. E lei riesce a malapena, con un filo di voce e un po' di coraggio, a dire, balbettando: tu lo sapevi? Cosa, scimmietta? Che dici? Lo sapevi che i semi dei soldi mai, mai? Sani perse di nuovo la pazienza. Oh, non cercarmi di farmi festo te, eh? Dovevi svegliarti prima se ci volevi provare, cretina. Credi davvero che io ci creda che tu non avevi capito e che gioco stavamo giocando? Sarai anche scema, ma non fino a questo punto. Poi, prima scaccia la sorella, poi la riavvicina per vedere cosa ha in tasca e le trova il veleno dei topi. Gli chiede se ha già ucciso tutta la sua famiglia o se ha intenzione di uccidere lui, e poi però glielo lascia. Dice, ah vabbè, tienilo, ma attenta a quello che fai. E la ragazzina è completamente investita, è fuori di sé, inizia a correre. A un certo punto cerca di rivolgersi ad un dottore, al dottore, no, che troviamo all'interno del libro, del film, che però invece di abbracciarla come aveva fatto in passato e di soccorrerla, la scaccia via, perché anche lui succube dei suoi demoni, dei suoi problemi. E ci ritroviamo alla scena finale di questo capitolo, dove la bambina raggiunge il corpo del gatto che aveva ucciso poco prima e posato in terra, lo raggiunge e decide anche lei di ingerire questo veleno dei topi per raggiungere il padre in cielo, il gatto, e finalmente porre fine a questa vita così distruttiva. Cercava di camminare in modo che il ruvido interno degli scarponi non le sfregasse troppo i talloni, perché sapeva di avere ancora davanti a sé un lungo percorso. Prima che sorgesse il sole doveva arrivare al castello Weinkenheim. Era felice di non essere sola. Mikur le riscaldava il ventre, sì, disse piano a se stessa. Gli angeli vedono e capiscono. Sentiva una gran pace interiore, e anche gli alberi, la strada, la pioggia, perfino la notte, tutto intorno a lei emanava tranquillità. Va tutto bene ciò che sta succedendo, pensò. Tutto era diventato semplice, definitivamente. Guardava la cace spoglie che marciavano ai due lati della strada e il paesaggio che, pochi metri più avanti, già si perdeva nell'oscurità. Sentì l'odore soffocante della pioggia, del fango, e sapeva senza ombra di dubbio che stava agendo bene e nel modo giusto. Richiamò alla mente gli eventi della giornata e, sorridendo, constatò che tutto era connesso. Percepiva che quegli eventi non erano più collegati casualmente alla rinfusa, ma che il vuoto in mezzo a loro era appianato da un senso indefinito e bello. Sapeva anche di non essere sola, poiché tutto e tutti, il padre lassù, la madre, le sorelle, il fratello, il dottore, il gatto, quella cace, quella strada fangosa, quel cielo, quella notte lì sotto, dipendevano da lei, come anche lei dipendeva da tutto. Che razza di avversario sarei? Sono solo un ostacolo così. Strinse a sé Mikur, guardò il cielo, poi si fermò d'un tratto. Da lì potrò essere d'aiuto. Verso est stava già albeggiando, e quando i primi raggi del sole raggiunsero le mura semicrollate del castello Weinkenheim e penetrarono nelle stanze bruciate e piene di erbacce attraverso le varie fessure delle rovine e l'enorme apertura vuota della finestra, Estiche aveva ormai preparato tutto. Alla propria destra sistemò Mikur e, dopo aver fraternamente diviso il resto del veleno ed essere riuscita a mandar giù la propria parte con un po' di acqua piovana, mise il sacchetto di carta sul lato sinistro, sopra un'asse marcia, perché voleva essere sicura che non sfuggisse all'attenzione del fratello. Si sdraiò in mezzo, allungò comodamente le gambe, scostò i capelli dalla fronte, si mise il pollice in bocca e chiuse gli occhi. Non aveva motivo di essere inquieta. Sapeva che i suoi angeli erano già in viaggio per lei. Devo dire, questa qui è una lettura a parte molto più che, non so, mi viene da dire devastante, ma veramente mi lascia almeno arido. C'è il tradimento del fratello, porta la sorella a questa decisione finale, che però, io dico la verità, non leggo come una vendetta. Anche il fatto che lei lasci così il sacchetto vicino, lei vuol farle vedere che l'ultimo gesto finale d'amore che vuol fare al fratello è dimostrargli che di lui lei si fidi. Gli dice: guarda, io ho seguito il tuo consiglio di non usare troppo veleno per topi, il tuo consiglio di raggiungere gli angeli in questo modo, e volevo addirittura portarti in pegno questo corpo del povero Mikur, altro essere debole, che però io sono riuscita finalmente con la mia forza, dopo che tu hai creduto in me,
a rendere così, ad uccidere. Questo video è già molto lungo, ma come poteva non esserlo, giungiamo alla fine, vi leggo l'ultimo estratto. Ovviamente il libro ha ancora tanto altro da darvi, ma era proprio per farvi capire, ma di fronte a questo cosa si può fare, no? Mi piacerebbe poi tirare fuori non un riassunto finale, perché in realtà non sono in grado di farlo in questo momento e neanche di tirar fuori una massima, ma io credo che se la vita è veramente questo, l'unica cosa che ci può contraddistinguere e salvare è proprio il tentativo di descriverla, di fissarla su carta o su pellicola. È proprio quello che hanno cercato di fare questi autori con queste opere, che sì ci mettono di fronte alla verità, ma forse ci danno anche una via di fuga, che può sembrare un cliché, ma mai come oggi e come adesso mi sembra vero. Di fronte a questo grigiore, a questo squallore, cosa ci rimane? Ci rimane semplicemente il tentativo di abbellirlo e di renderlo più umano. Ecco perché ci tenevo a concludere questo video, non solo ovviamente invitandovi a stupire voi stessi riscoprendo delle opere così strane, profonde e impossibili sulla carta, ma invitandovi anche a lasciare voi un segno, come fa del resto anche il dottore, personaggio che ho già citato all'inizio del libro, dottore, no, che in qualche modo dovrebbe curare e che ritorna anche alla fine del film e del libro. Nel film è molto bella la scena che diventa proprio tutto buio, no? Del dottore che mura la finestra, e che per ovviare a questo scorrere del tempo così disastroso, cosa fa? Decide di scrivere, di appuntare quello che succede. Ma che cos'è appuntare, scrivere, descrivere, fermare su carta? È arte. Ecco perché forse ciò che ci ha insegnato Bélatar, e a cui auguriamo un riposo pacifico, e il nuovo premio Nobel Laszlo Krasno-Arkay, è proprio questo. L'unica cosa che può salvarci, per quanto sia cliché, è proprio il nostro tentativo di abbellire questa cosa qui, un po' come ha fatto anche Elsie, mettendo le foto per migliorare la vista. E ecco quello che fa il dottore, e l'ultimo pezzo che vi leggo prima di salutarvi. L'unica cosa che poteva fare per contrastare quello sfascio sinistro e insidioso era fissare i ricordi, poiché confidava nel fatto che se anche tutto ciò che lì i muratori avevano costruito, i falegnami fabbricato, le donne cucito, se anche tutto quello che gli uomini e le donne avevano con gran fatica creato in quel posto fosse diventato preda di umori misteriosi che scorrevano in intricati cunicoli sotterranei, comunque la sua memoria sarebbe rimasta viva, almeno fino a quando i suoi organi non avessero disdetto l'accordo su cui si basava il loro rapporto d'affari e le sue ossa e la sua carne non fossero state attaccate dai mortiferi avvoltoi del male. L'unica cosa che ci rimane di fronte a tutto questo è cercare di fissare i nostri ricordi e di lasciare un segno. Segno che hanno indubbiamente lasciato Bélatar e Krasno-Arkay e quest'opera così monumentale e allo stesso tempo così umana, semplice e importante, Satan Tango.